Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo il novilunio in Capricorno che si formerà stasera alle 23:43 ora locale. Ma prima di continuare segno per segno e l'oroscopo del novilunio in Capricorno come messaggio cosmico, iscriviti al mio canale e sostieni il canale. Lascia un like e allerta la campanella per non perderti le ultime notifiche. E passiamo ora al novilunio in Capricorno. Che cosa vuol dire? Un nuovo inizio per le tue ambizioni. Come abbiamo già detto, si formerà stanotte alle 23:43. È l'ultima luna nuova del segno che completa l'anno. E i due luminari del tempo si congiungeranno a 9:50 proprio nel segno del Capricorno e daranno via a un potente unio per le proprie ambizioni da effettuare. Il novilunio è sempre un momento di grandi inizi, è un'opportunità per piantare semi per il futuro. Con questa congiunzione il Capricorno, che è il segno della disciplina, della responsabilità e ben strutturato, è un'energia veramente molto ambiziosa e questo momento è il momento perfetto per mettere in atto i piani a lungo termine e concentrarsi proprio su obiettivi concreti e tangibili. In questo video esploreremo come questa energia influenzerà ogni segno zodiacale e come la si può usare per creare un piano solido e strategico per il nuovo anno. Ogni segno vivrà un novilunio in modo unico a seconda della posizione dei pianeti del proprio tema natale. Chiaramente dovremo considerare anche gli aspetti, le case, gli aspetti armonici e dissonanti. Ed ecco come i vari segni possono trarre vantaggio in questa congiunzione. L'energia del Capricorno, passiamo all'Ariete. Con questa energia ti spinge proprio a concentrarti su come raggiungere i tuoi obiettivi professionali ma anche personali e potresti trovare anche una motivazione per essere più disciplinato nel lavoro, ma fai attenzione a non esagerare con la pressione perché terra, fuoco come elementi si rischia di fare proprio terra bruciata. Di conseguenza pondera attentamente ogni passo, ogni situazione, oppure pondera le parole, rifletti prima di agire in maniera da non dover fare una terra bruciata intorno a te. Ora passiamo al segno del Toro. Con questo novilunio ti invita a riflettere sulle tue ambizioni personali. Potresti sentirti ispirato a stabilire proprio degli obiettivi più concreti per la tua crescita emotiva e relazionale. Questo vuol dire anche con le persone che ti circondano, ovvero le relazioni personali ed interpersonali. Di conseguenza anche Urano nel tuo segno, che è retrogrado, ti invita spesso a fare questi cambiamenti, ma questo è il momento proprio adatto per riuscire a costruire e effettuare anche il cambiamento per una stabilità che incomincerà con il nuovo anno. Passiamo ora al segno dei Gemelli. Come questo novilunio influenza la tua mente sarà particolarmente lucida e orientata proprio alla strategia per trovare proprio delle soluzioni ai tuoi problemi, alle questioni che sono rimaste irrisolte. Approfitta quindi di questo momento per pianificare il prossimo capitolo della tua vita, anche con l'appoggio, diciamo, di Giove. Anche se retrogrado, comunque ti spingerà e espanderà proprio per trovare la soluzione e pianificare il prossimo capitolo della tua vita, forse focalizzandoti
sulla carriera oppure su un progetto importante. La parola chiave sarà proprio la strategia che tu dovrai usare per questi progetti. Ora passiamo al segno del cancro. Il novilunio potrebbe spingerti a riorganizzare proprio la tua vita domestica e a riflettere su come costruire una base solida per il futuro. Con la luna in opposizione al tuo segno, cerca un po' l'equilibrio tra il lavoro e la vita privata, mentre Saturno, anche se è in aspetto armonico, sappiamo che Saturno comunque non è mai un segno leggero, ti costringe ad allinearti sulla tua rotta, eventualmente tagliare anche dei rami secchi che non ti servono più, che ti appesantiscono, potrebbe essere anche un'ottima soluzione. Ora passiamo per voi amici del segno del leone. Cosa porta questo novilunio? Porta l'opportunità di rafforzare la tua immagine pubblica e di concentrarti su obiettivi a lungo termine. Fai un bilancio dei tuoi successi e prepara un piano per il futuro, con l'appoggio anche di Giove in Gemelli, che espande questo tuo carisma e questa tua potenzialità di essere visibile al pubblico. Non può fare altro che brillare di luce propria, attirando le persone congeniali e conducendole proprio all'obiettivo, quindi alla soluzione. E ora passiamo per voi, amici della Vergine. Questo novilunio ti invita a fare un bilancio della tua vita professionale e delle tue ambizioni. È un buon momento per organizzare i tuoi piani a lungo termine, per strutturare il tuo futuro in modo pratico e sostenibile. Con la tua innata capacità organizzativa e pratica soprattutto in maniera efficiente, oltre che unita a una buona capacità di analisi, devi approfittare di questo periodo per stabilire degli obiettivi chiari e misurabili in maniera da poter arrivare al successo. Questo è un momento ottimo per dare l'inizio a quello che tu desideri, anche se tu vuoi effettuare un cambiamento. Vediamo un attimino per te, amico della bilancia, cosa porta questo novilunio? Porta l'energia del cambiamento sostenuta dall'influsso di Giove, diciamo armonico, al tuo sole, nelle tue relazioni e nei tuoi ideali. Potresti sentire il bisogno di definire ciò che è veramente importante per te, sia a livello personale che professionale. Sei sempre espanso in mille attività e Giove sottolinea proprio questo aspetto con la tua capacità mentale innovativa, di avere sempre nuove idee professionali da mettere in atto, ma concentrati solo su quelle cose che sono veramente necessarie per te. Il resto è veramente anche molto superfluo, puoi anche cambiare. Quindi è il momento di abbandonare vecchi schemi e avviare nuove collaborazioni o impegni che siano in linea con la tua crescita. E ora passiamo per voi, amici dello Scorpione. Con il novilunio in Capricorno potresti essere chiamato a rivedere la tua situazione finanziaria e a pianificare una strada chiara per migliorare proprio la tua sicurezza materiale. È un ottimo periodo per impostare, diciamo, un piano di risparmio e pensare come gestire al meglio le tue risorse. Per te chiaramente, amico del Capricorno, che sei abituato alle sfide, che sei abituato a gestire varie situazioni e a trovare la soluzione attraverso la tua intuizione, è il momento di voltare pagina a vecchi schemi della tua vita. Potrebbero essere persone, situazioni, ma non sentirti in colpa. Gira pagina e comincia un nuovo anno di
trasformazione. E ora passiamo per te, amico del Sagittario, cosa porterà questo novilunio? Il novilunio ti spinge a riflettere su come affronti i tuoi obiettivi professionali e personali. Potresti avere incontrato delle difficoltà sia di visibilità ma anche di impegno anche nel tuo lavoro. Sei impegnato con le tue mille risorse interne che tu hai a disposizione, ma questo novilunio potresti essere motivato a fare delle scelte più concrete per realizzare i tuoi sogni. La tua energia sarà proprio focalizzata su come consolidare i tuoi successi passati e costruire una base solida per il futuro. Quindi questo potrebbe anche voler dire chiudere pagine, libri, magari con cose che non ti servono più. Può essere magari anche un semplice abbonamento che magari non ti serve più, ma togliamo via tutti gli schemi vecchi del passato per aprire un nuovo capitolo, soprattutto in concomitanza con il nuovo anno. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Essendo il tuo segno protagonista di questo novilunio, sentirai un'energia forte che ti spinge a concentrarti su te stesso. Questo è il momento ideale per rivedere la tua identità, riuscire a capire chi sei veramente e a fare piani per il futuro. Riflettendo sulle tue ambizioni e sulla tua direzione nella vita, sarai pronto proprio a fare il prossimo passo verso il successo attraverso la tua responsabilità e determinazione, che poi sono le parole chiavi del Capricorno, con il giusto distacco. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Cosa porta questo novilunio? Ti invita a guardare te nel tuo inconscio, a fare un'analisi, diciamo, profonda delle tue paure e dei desideri. È un periodo planetario, diciamo, abbastanza favorevole con l'aiuto di Giove che espande anche questi ideali di socialità che vuoi, oppure di intuizioni impreviste, e quindi non sottovalutare assolutamente queste intuizioni. È un periodo ottimo per liberarsi dei vecchi schemi e intraprendere un percorso di guarigione spirituale attraverso meditazione o tecniche energetiche che a te possono essere congeniali. Abbi fiducia quindi nelle tue intuizioni, come dicevo prima, scrivile, mi raccomando, perché ti guideranno verso il tuo futuro. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Questo novilunio ti invita a riflettere sulle tue relazioni sociali e su come mettere una rete di supporto solidale. Potresti sentire proprio il bisogno di focalizzarti su obiettivi comuni con gli altri, sia che si tratti di amici, colleghi o partner, ovvero con le persone con cui tu entri in contatto con il tuo entourage quotidiano. Questo è un momento ideale per stabilire legami duraturi e pensare a come lavorare insieme per raggiungere proprio scopi condivisi. Soprattutto in ambito personale questo succederà. La tua sensibilità e la tua empatia sarà un'ottima guida per capire chi è davvero in sintonia con i tuoi sogni e desideri. E ora passiamo al messaggio cosmico proprio del novilunio. Cosa significa questo novilunio? Il novilunio in Capricorno è un'opportunità unica per fare il punto della situazione e pianificare un futuro solido ma realistico. Questo è un momento in cui le energie cosmiche ci invitano a concentrarci sugli aspetti pratici della vita, stabilendo obiettivi concreti e impegnandoci con determinazione per realizzarli, ovvero assumendoci le proprie responsabilità. È perfetto perché il Capricorno, con la sua natura ambiziosa e pragmatica,
ci insegna che il successo non arriva mai per caso, ma è il risultato di pazienza, sacrificio e impegno costante. Questo è proprio per il segno del Capricorno come messaggio cosmico, però dobbiamo capire che ogni segno zodiacale, questo novilunio, offre una possibilità di crescita e di rinnovamento. Che tu stia cercando di consolidare la tua carriera, rafforzare le tue relazioni o liberarti da vecchie paure, il momento è perfetto per fare dei passi significativi. Utilizza quindi la forza di questo novilunio per rimettere in ordine i tuoi obiettivi e fare un piano solido per il futuro. Non dimenticare di scrivere i tuoi intenti e visualizzare il successo che desideri raggiungere. È un passo veramente molto importante. Con la giusta determinazione, questo novilunio può essere davvero l'inizio di un periodo fruttuoso e realizzante. Cosa intendi costruire nella vita con questa nuova energia? Scrivilo nei commenti, ma scrivilo anche apportando magari una nota al tuo diario, appendendolo magari al frigo, magari accendendo una candela, magari rafforzando la tua intenzione dello scritto con attraverso una centratura, e quindi visualizzati nel raggiungimento di questo obiettivo. Ma scrivilo anche nei commenti e inizia a fare il primo passo per il futuro. Concludiamo con una riflessione. Ogni novilunio rappresenta una possibilità di crescita. Con la luna e il sole uniti in Capricorno, ovvero in un matrimonio simbolico e metaforico, è la spinta per entrare e pianificare è molto forte. Prenditi il tempo necessario per riflettere, fare un bilancio e prepararti ad agire con determinazione nel nuovo anno, che sarà proprio un anno molto significativo perché è il primo quarto di un nuovo millennio e ci sono tante benedizioni anche dei maestri ascesi proprio con l'inizio del 2025 per chi ama i testi sacri, quindi è un periodo, un anno veramente fantastico, pieno di benedizioni, ma soprattutto di tanta luce che i maestri ascesi elargiscono sulla terra. Se questo messaggio ti ha ispirato, iscriviti al nostro canale a Magia Stellare Evolutiva per restare aggiornato su tutti i contenuti astrologici e consigli di crescita. Quindi allerta la campanella, oltre a lasciare un like, condividi il tuo pensiero nei commenti e unisciti alla community per vivere al meglio l'energia di ogni novilunio. Inizia il tuo viaggio verso un futuro più consapevole e pieno di successo. Tante luci e benedizioni per il nuovo quarto di millennio che si sta per avviare, con tante benedizioni e tanta luce dai maestri ascesi e dal mondo spirituale. Un arrivederci, a presto da Caterina, una migliore fine e un buon principio di successo, e che le stelle e il mondo cosmico ci accompagnino in un anno veramente determinante per la nostra crescita personale e spirituale. Un arrivederci, a presto e un buon anno da Caterina. Ciao a tutti!